Ciao a tutti e benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Restate con noi fino alla fine, perché oggi vi raccontiamo ogni dettaglio di una vicenda che ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Prima di cominciare, se vi va, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e condividete questo video con chi segue da vicino i protagonisti. Cominciamo subito. Nelle ultime ore, un fulmine a ciel sereno ha colpito la coppia del momento. Il giovane attore Barbactas sta vivendo giorni durissimi. Secondo indiscrezioni provenienti dal suo entourage, la sua compagna, Yağmur Yüksel, è stata ricoverata in terapia intensiva per un problema di salute serio e improvviso. Al momento non è stata diffusa alcuna nota ufficiale con diagnosi precise, e questa mancanza di chiarezza ha accresciuto l'ansia del pubblico e l'angoscia dei familiari. Chi sta vicino a Bar parla di un periodo carico di stress e insonnia. Amici fidati raccontano che non si stacca un momento dal reparto, che passa le ore a cercare di mantenere la calma e che affronta la notte come se fosse un giorno infinito. Un amico ha confidato: Bar è distrutto dalla preoccupazione per Yağmur. È in ospedale quasi senza interruzione e, quando esce, è solo per riprendere fiato per qualche ora, poi torna subito da lei. Lui, che di solito ama condividere momenti spensierati e sorrisi sul suo profilo, negli ultimi giorni è rimasto in silenzio, come se ogni parola fosse di troppo. Yağmur Yüksel, nelle settimane precedenti, era al centro dell'attenzione per via dei nuovi progetti e di un'agenda pienissima. Tra prove, riunioni e set, il suo nome rimbalzava ovunque. Proprio per questo, la notizia del ricovero ha colto tutti impreparati, gettando nel panico chi la segue e chi la conosce. È come se, all'improvviso, una figura sempre luminosa si fosse offuscata. E intanto, in ospedale, Bar continua a sedersi accanto al suo letto, a parlare sottovoce, a cercare sguardi, a stringere mani e a rimandare ogni impegno che non riguardi lei. Sui social è scoppiato un vero terremoto: messaggi, video, ricordi, preghiere. I fan si sono uniti con una voce sola, come se tutti sapessero che la forza nasce dalle parole condivise. Alcuni hanno persino provato a recarsi in ospedale, non per invadere la privacy, ma per lasciare fiori, biglietti, piccoli simboli di speranza. Eppure, dalla cerchia più stretta della coppia arriva un invito alla calma. Vogliono rimanere concentrati sul percorso di cura e sulla serenità. In questo momento preferiscono evitare i riflettori. È un equilibrio delicato, quello tra l'affetto del pubblico e il bisogno di silenzio. Nel frattempo, moltissime figure del mondo dello spettacolo hanno fatto arrivare la loro vicinanza a Bar e a Yağmur. Chiamate discrete, messaggi privati, disponibilità concreta. Qualcuno ha proposto aiuto logistico, qualcuno ha messo a disposizione contatti medici, qualcuno ha semplicemente detto: ci siamo. Tutti aspettano un comunicato ufficiale che faccia chiarezza sullo stato di salute di Yağmur, mentre l'atteggiamento di Bar, fatto di costanza, presenza e amore, non è passato inosservato. I fan, colpiti dalla sua dedizione, lo riempiono di parole di stima, come se intuire il suo coraggio fosse già di per sé una piccola consolazione. Secondo voci insistenti che corrono tra redazioni e set, Bar avrebbe rinunciato a diverse proposte di lavoro pur di restare vicino a Yağmur. In questi giorni, dicono, non esiste scrittura che lo interessi, né programmazione che lo trattenga lontano. Rimbalza anche un altro dettaglio. Dorme pochissimo, e quel poco lo divide tra un divanetto d'ospedale e la sedia accanto alla porta del reparto. In parallelo, un hashtag è salito in tendenza in poche ore: cancelletto Yağmur Yüksel. Migliaia di utenti lo ripetono come un mantra, condividendo foto sorridenti della coppia, frasi di incoraggiamento, promesse di restare vicini fino al miglioramento. Le indiscrezioni trapelate dall'ospedale parlano di una condizione critica ma stabile. Non ci sono dettagli che confermino altre ipotesi, e i medici, scrupolosamente, proteggono la privacy della paziente. Chi ha avuto modo di incrociare Bar nei corridoi racconta che lui non smette di parlare con lei in toni pacati, di raccontare episodi buffi, di ricordarle i piccoli rituali che li fanno ridere. Alcuni sostengono che i medici stessi abbiano incoraggiato questa vicinanza, perché il sostegno emotivo è parte integrante del percorso. Dalla loro cerchia, un breve messaggio: siamo con Bar fino a quando Yağmur non starà bene. Molte cose che leggete non rispecchiano la realtà dei fatti. Chiediamo rispetto. Il pubblico giovane, che segue con passione il loro percorso, commenta senza sosta. C'è chi scrive che sostenersi nelle difficoltà è la prova più vera di un sentimento.
C'è chi sottolinea come questa vicenda, così dura, stia rivelando il lato più umano di due volti spesso idealizzati. Altri, invece, invitano ad attendere, meno clamore, più tempo. In ogni caso, l'attenzione rimane altissima. Tutti si chiedono quando arriverà una nota ufficiale, se usciranno parole che possano finalmente placare il mare agitato dei sospetti e delle speranze. Intanto, si mormora che Barr abbia quasi sospeso la sua vita privata. Poche apparizioni, zero mondanità, nessuna voglia di raccontarsi. Dicono che abbia persino disattivato le notifiche del telefono, selezionando soltanto le chiamate utili o quelle degli affetti più stretti. La sua assenza dai social non è passata inosservata, ma chi lo conosce sa che non si tratta di un silenzio calcolato, bensì di uno spazio necessario. Anche tra gli addetti ai lavori, le interpretazioni divergono. Qualcuno teme che la situazione sia più seria di quanto si dica. Altri ricordano che esagerare non aiuta e che la prudenza è l'unica strada. Ciò che mette tutti d'accordo, però, è l'impatto dell'impegno di Barr sulla percezione della coppia. Il suo modo di esserci, pieno e presente, ha acceso una discussione pubblica su cosa significhi amare quando le luci si spengono e restano solo i segreti corridoi di un ospedale. Le campagne di solidarietà continuano, i fiori si accumulano in portineria, i biglietti si moltiplicano. E gli amici, quelli veri, si danno il cambio per non lasciare soli Barr e i parenti di Yamur. Alcune fonti nel settore sostengono che, pur essendo i parametri sotto controllo, i medici preferiscano tenere Yamur in terapia intensiva ancora per qualche settimana, per garantire il recupero più solido possibile. È una prospettiva che pesa come un macigno sulle spalle di Barr, eppure lui, raccontano, sta mantenendo lucidità e compostezza. C'è chi lo ha visto arrivare con libri, chi lo ha sorpreso a farle ascoltare le canzoni che amano. Piccoli gesti che, in momenti come questi, diventano tutto. La storia di un attore che non ha paura di farsi vedere fragile, che trasforma la fragilità in forza, ha già conquistato il cuore della rete. Con il trascorrere dei giorni, ciò che colpisce è la costanza. Barr rimane in ospedale fino a notte fonda, a volte fino all'alba. C'è chi giura di averlo visto addormentarsi su una sedia, con la felpa come cuscino, e poi rialzarsi di scatto appena sente un passo del personale. Gli amici dicono: non è più solo un volto dello schermo, è il guardiano di Yamur. Fa il possibile per strapparle un sorriso, anche quando il tempo sembra fermo. Questo racconto, che si tramanda via messaggio e si riflette online, sta diventando un simbolo, un modo per ricordare che, dietro i tappeti rossi, ci sono giorni di pioggia e notti insonni. Anche alcune figure note avrebbero fatto visita in modo riservato, evitando i flash e le cronache. Nessuno vuole trasformare il reparto in un set, ed è per questo che molti si muovono con discrezione, lasciando il palco alla sola cosa che conti adesso: la cura, la pazienza, l'attesa. Chi ha incontrato Barr lungo il corridoio racconta che lui ringrazia tutti con un sorriso lieve, più con gli occhi che con le parole, come se ogni grazie fosse una promessa a Yamur. Il popolo della rete non arretra. Le pagine di fan della coppia diffondono ricordi dei loro momenti più semplici. Passeggiate, set rubati, risate tra Chuck. Alcuni post spiegano perché cancelletto Yamuriuxelileior non è solo una frase, ma un impegno collettivo. E, mentre nessuno dimentica che gli aggiornamenti ufficiali sono ancora attesi, c'è una sorta di patto non scritto: ridurre il rumore, amplificare l'affetto. In queste ore, scrive qualcuno, la fama non vale nulla se non serve a stringersi. C'è poi chi si interroga su cosa accadrà dopo. Gli impegni di Barr, rimandati o cancellati, rientreranno lentamente, ma nessuno osa parlarne con lui. Per ora, il suo calendario ha una sola voce: esserci. È interessante notare come il suo atteggiamento abbia già lasciato il segno nel mondo del gossip. Non ci sono conferenze, non ci sono frasi ad effetto, c'è solo una presenza che abita il tempo. È un linguaggio silenzioso che, paradossalmente, sta dicendo tutto. In mezzo a questa attesa, una cosa è chiara: la coppia non è sola. Gli amici alternano le notti, i parenti si stringono, i colleghi allungano una mano. Ogni giorno che passa senza una dichiarazione ufficiale sembra interminabile, eppure serve. Serve a evitare parole affrettate, interpretazioni sbagliate, panico inutile. Quando arriverà il comunicato, dicono, sarà calibrato, rispettoso, lucido. Fino ad allora, il pubblico tiene il fiato sospeso.
Qualcuno sostiene che proprio questa vicenda stia ridefinendo il modo in cui guardiamo alle storie d'amore sotto i riflettori. Non più solo foto da red carpet e interviste nelle quali tutto appare facile, ma la verità dei giorni complicati. Barr, con la sua scelta di restare, mostra un'idea di amore che non ha bisogno di applausi per esistere. E i fan lo capiscono, i commenti parlano, le condivisioni cantano, i cuori si allineano su un'unica speranza. Le ore scorrono, i medici continuano con scrupolo, e le indiscrezioni restano tali. La condizione di Yamur è descritta come critica ma stabile, parole che non scaldano, ma che, almeno, non spaventano oltre misura. Si ripete che il tempo è una medicina lenta, e che non bisogna forzare i passi. Barr, intanto, riprende fiato di tanto in tanto fuori dall'edificio, attraversa il parcheggio guardando il cielo come chi conta le nuvole, poi rientra con la stessa determinazione. E la notte, di nuovo, lo trova lì. Alla fine di questo racconto, resta una certezza. L'eco della dedizione di Barbactas accompagnerà a lungo le conversazioni del web e degli addetti ai lavori. E, mentre tutti restano in attesa del prossimo aggiornamento sulla salute di Yamur Yüksel, si ha la sensazione che questa prova, per dura che sia, stia svelando il volto più autentico di una relazione. Qui, dove non esistono copioni, conta soltanto come si sceglie di restare. Noi continueremo a seguire passo passo ogni sviluppo, con rispetto e attenzione. Se questo video vi è piaciuto, restate connessi a Stelle Turche Rivelate e condividetelo con chi ama le loro storie. Grazie per essere stati con noi fin qui. Ci rivediamo presto con nuovi aggiornamenti, sempre su Stelle Turche Rivelate.